C'è un film nascosto negli anni '90 che inizia come una cena fra amici e finisce come un test sociologico spietato, condito con battute al vetriolo, tensione da tagliare col coltello e un'idea talmente folle che oggi sarebbe virale in mezza giornata. Un film che ti mette davanti allo specchio e ti chiede: davvero sei così sicuro delle tue convinzioni da difenderle a qualunque costo? E tu nel frattempo non sai se ridere, rabbrividire o prenotare un'analisi con lo psicoterapeuta. Benvenuti geek! Oggi entriamo in una piccola perla nera degli anni '90, un film che mescola satira politica, humor nero e un'idea di partenza talmente assurda da sembrare uscita da una cena tra amici troppo sicuri delle proprie idee e troppo brilli per lasciar perdere. Parliamo di una commedia thriller che accoltella, metaforicamente più o meno, il fanatismo, la presunzione morale e quella voglia tutta umana di sentirsi dalla parte giusta. Un film che anticipa concetti e discussioni che oggi vediamo ovunque: polarizzazione, echo chamber, radicalizzazione delle opinioni, ma lo fa con un'ironia tagliente, un humor nerissimo e una serie di situazioni che ti fanno chiedere: oddio, ma davvero stanno facendo questo? Eh sì, oggi analizziamo Una cena quasi perfetta, The Last Supper, 1995, che forse ricordi, forse hai visto per caso su qualche VHS malandata o forse stai scoprendo ora, ma ti assicuro che merita. Immagina 5 amici liberal dell'Iowa. Convivono nella classica casona in mezzo al nulla, sono idealisti, progressisti, un po' intellettualoidi, insomma, quelli che a cena tirano fuori discussioni chilometriche anche sul colore del tovagliolo. Una sera portano a casa un camionista incontrato per caso, uno che all'inizio sembra solo stanco, e invece Zack inizia a snocciolare patriottismo tossico, razzismo, antisemitismo e un negazionismo così sfacciato che a confronto la chat di Facebook di tuo zio sembrerebbe Harvard. La tensione sale, le posizioni si rigidiscono, scoppia una colluttazione e quello che doveva essere un "dai, fermati a dormire che sei stanco" diventa una situazione leggermente più complicata del previsto. Diciamo che da lì in poi la compagnia inizia a rivedere il concetto di serata con ospite. E qui il film fa la sua magia. Invece di fermarsi al tragico incidente, gli amici decidono che, visto che ormai la strada è stata imboccata, forse possono ripulire il mondo a modo loro. Come? Invitando ogni sabato un nuovo ospite con idee, diciamo, molto discutibili e cercando di raddrizzarlo. Se non funziona, beh, cin cin, ma non con il vino buono. Da qui in poi il film diventa una spirale nerissima. Entrano un parroco dalle idee rigide, una ragazzina ultraconservatrice, personaggi che sembrano usciti da talk show americani pieni di opinioni urlate e certezze assolute. Ogni cena è un duello morale, un tiro alla fune fra ideologie con gli amici che perdono pezzi, scrupoli e equilibrio. E poi arriva lui, Norman Arbuthnot, un politico conservatore talmente carismatico e ambiguo che ti chiedi subito: ok, ma questo è un genio o un mostro? E soprattutto, chi quella sera manipola chi? È il punto in cui il film tira via la tovaglia e ti lascia il tavolo nudo. Improvvisamente capisci che non è un film su buoni contro cattivi. È un film su cosa succede quando sei così convinto di essere dalla parte giusta da dimenticare perché ci sei finito all'inizio. E fidati, non serve che racconti il finale perché è uno di quelli che continua a bussarti nella testa per giorni. La bellezza del cast di Una cena quasi perfetta è che sembra assemblato con lo stesso criterio con cui scegli gli ingredienti per una carbonara. Pochi, ma tutti al punto giusto. E nonostante lo striminzito budget, Stacey Title è riuscita a tirare dentro una serie di facce che oggi ti fanno dire: ah però, questi non erano gli ultimi del banco. Cameron Diaz qui era ancora nella fase sto per diventare famosa ma non lo so.
Fa parte del gruppo con una presenza che funziona perché non fa la diva. È una studentessa vera, una che litiga, si contraddice, si sporca le mani, letteralmente. Rivederla prima del successo globale è quasi tenero. Era già potente, ma ancora naturale, sincera, con quell'aura da non so ancora che diventerò Cameron Diaz. Ron Eldard, Annabeth Gish, Jonathan Penner, Courtney B. Vance, ovvero la banda degli idealisti, sono l'ossatura del film. Quattro facce che sembrano uscite da un seminario di filosofia politica dove però scorre vino vero. Ognuno incarna un tipo diverso di progressista americano, quello che vuole salvare il mondo con un TED Talk, quello che crede nella discussione civile finché non gli pestano un piede, quello che ti fa il pippone teorico mentre brucia la pasta. Ed è proprio la loro varietà a rendere credibile il gruppo. Courtney B. Vance, che anni dopo diventerà un volto importantissimo tra TV e cinema, è il punto fermo del film. Lucido, carismatico, inquieto. Annabeth Gish, già bravissima, è quella che porta la bussola morale, che però non funziona sempre. E Ron Eldard ha proprio quella faccia da bravo ragazzo che però se gliela fai girare, ciaone, sono un piccolo ecosistema ideologico in equilibrio e stabile e da vedere è un piacere sadico. Bill Paxton poi entra, fa il delirio e esce. 10 minuti. 10 minuti in cui prende il film, lo scuote, gli sputa addosso odio, paranoia, razzismo e una violenza psicologica che oggi definiremmo contenuto da demonetizzazione immediata. E poi se ne va, lasciandoti col cuore in gola e la voglia di applaudire. Il fatto che abbia girato tutto in un weekend durante una pausa di Apollo 13 è la conferma che Paxton era uno di quelli che non dovevi mai sottovalutare. Gli davi una parte e lui la trasformava in un'epifania. E poi c'è lui, signori e signore, Ron Mascellone Perlman. Entra nella parte finale come Norman Arbuthnot, cinico, affascinante, magnetico, pericoloso, un politico conservatore ispirato a Rush Limbaugh, ma con quel tocco di teatralità che solo Perlman può dare. Una presenza che ti incolla allo schermo perché senti che dietro agli occhi c'è un cervello che macina strategie e la volontà di dimostrare che il tuo moralismo è un'arma spuntata. Doveva interpretarlo Bob Bridges, che rifiutò. E sinceramente, meglio così. Perlman ci mette un'energia da profeta del caos che chiude il film in modo perfetto. È l'antitesi vivente del gruppo di idealisti e allo stesso tempo la loro immagine speculare. È l'ospite finale che non si limita a sedersi, prende la sedia, la gira e ti costringe a guardarti allo specchio. Il cast, nel complesso, funziona perché nessuno tenta di essere simpatico o carismatico o adorabile. Ognuno porta in tavola un pezzo dell'America anni 90, che guarda caso è anche l'America di oggi, solo con meno hashtag. Stacey Title, alla sua opera prima, fa una cosa che molti registi alle prime armi non hanno il coraggio di fare. Accetta i limiti del budget e li usa come stile. Invece di tentare movimenti folli, panoramiche alla De Palma o acrobazie da videoclip anni 90, resta dove serve stare, dentro quella casa. La casa è il film, è il teatro dell'assurdo, la comfort zone che diventa trappola, il luogo dove la moralità va a farsi una vacanza non retribuita. Il set principale è praticamente un personaggio. Il tavolo delle cene è l'altare del sacrificio, la cucina è la sala operativa del fanatismo progressista e il giardino, è il cimitero più produttivo del Midwest. La fotografia gioca tutto su toni caldi, domestici, rassicuranti. È una scelta intelligente. Il caldo da casa americana contrasta con l'orrore etico che si consuma lì dentro. È comfort food visivo che accompagna l'avvelenamento poco confortevole del prossimo ospite. Il film non si concede pause. Non c'è filler, non c'è lungaggine, non c'è compiacimento. Ogni dialogo è un'escalation, ogni inquadratura porta avanti la storia, ogni cena è un gradino verso la follia. Stacey Title fa una cosa che molti film moderni dimenticano. Tiene la macchina da presa addosso ai personaggi, non ai concetti.
Non vuole dimostrarti qualcosa, vuole farti vedere cosa succede quando certe persone si convincono di essere in missione per conto della morale. E ci riesce con uno stile diretto, quasi da pis teatrale. Il film ha quell'estetica indie anni 90 che oggi ci manca da morire. Luci un po' sporche ma sempre precise, inquadrature ravvicinate che sembrano conversazioni reali e un montaggio pulito e narrativo, senza fronzoli. Niente colori pompati, niente filtri blu-grigi che trasformano tutto in un poliziesco. Qui c'è calore, c'è vita e proprio per questo gli omicidi sono ancora più surreali. Arrivati al confronto con Norman Arbuthnot, la regia si fa improvvisamente più tesa, più nervosa. La macchina da presa ascolta come se entrasse in modalità documentario. I silenzi pesano più delle battute, gli sguardi rivelano più dei monologhi, le distanze tra i personaggi diventano un campo di battaglia invisibile. È un crescendo costruito con intelligenza. Title capisce che è in mano Ron Perlman in stato di grazia e lo lascia respirare la scena. Niente barocchismi, solo scelte pulite e mirate. Il risultato? Un low budget che non sembra low budget. Un film che dialoga con la tradizione teatrale della black comedy, ma con un linguaggio moderno, asciutto, essenziale. E soprattutto una regia che non vuole impressionarti, ma metterti a disagio nel modo più sottile. Non perché mostra l'orrore, ma perché te lo fa riconoscere, dentro di te, mentre ridi. La colonna sonora di questo film non è esattamente il tipo di musica che ti ritrovi a canticchiare sotto la doccia, né qualcosa che finisce su una playlist per concentrarsi. È più una presenza invisibile, ma che ti agguanta alla gola al momento giusto. È firmata da Mark Mothersbaugh, che allora era già un nome di culto grazie ai Divo e alla sua carriera da compositore eccentrico e imprevedibile. Qui Mothersbaugh costruisce un tappeto musicale che sembra sorriderti, ma con l'espressione di chi ha appena nascosto un cadavere sotto le assi del pavimento. È una musica che finge di essere leggera, quasi da commedia, ma ogni tanto si incrina, ti sussurra all'orecchio e guarda che sta per succedere qualcosa di brutto. È come se la colonna sonora giocasse al gatto col topo con lo spettatore. Ti rilassa, poi ti graffia. Sorride, poi ti insinua addosso una tensione strisciante. E questa ambiguità è perfetta per il film, perché rispecchia il suo tono, quella miscela irresistibile di humor nero, cinismo politico ed escalation morale che rotola giù come una valanga. La musica sottolinea le scene di gruppo come se fossero quasi sitcom, ma basta un dettaglio stonato, un suono più acuto, una nota che non ti aspetti per ricordarti che questa non è Friends. Qui, quando qualcuno bussa alla porta, non arriva Gunther con il caffè, arriva un nuovo ospite da mettere al tavolo e forse da non far uscire. Nel complesso, Mothersbaugh dà al film una pelle sonora unica, non invadente, non didascalica, ma perfetta per rendere il clima sempre più torbido e moralmente instabile. È l'accompagnamento ideale per una storia che sembra innocua, ma sotto la tovaglia nasconde un coltello ben affilato. La genialità di una scena quasi perfetta non sta nel macabro, né nel twist, né nel body count sotto all'orto. Sta nel modo in cui mette a nudo il nostro bisogno disperato di sentirci moralmente superiori. È una satira che non fa sconti a nessuno. Da una parte i reazionari tossici convinti che il mondo stia crollando perché esiste la parola diversità. Dall'altra i liberal con il mantello da paladini del bene, così infatuati delle proprie buone intenzioni da non accorgersi che stanno diventando inquisitori. Il film ti guarda e ti dice: sicuro di non assomigliare un pochino a uno di questi? E la risposta è quasi sempre sì, purtroppo. Stacey Title costruisce una parabola nerissima sul fanatismo morale, quel tarlo che ti sussurra che sei dalla parte giusta solo perché hai letto 2 libri o hai un'opinione più raffinata degli altri. E Rosen, con il suo script, ti piazza una trappola perfetta, ti fa tifare per i protagonisti fino al momento in cui ti rendi conto che non sono eroi, sono fondamentalisti con il vocabolario più ricco. La cosa assurda? Questo film ha anticipato di 25 anni l'ecosistema dei social.
le bolle di opinione, l'incapacità di ascoltare, la radicalizzazione e il desiderio primitivo di eliminare l'avversario invece di capirlo. Solo che qui l'algoritmo non c'è. L'algoritmo sono loro. Sono le loro paure, le loro insicurezze, la loro incapacità di accettare l'esistenza del dissenso. È un film su come la moralità, se spinta abbastanza in là, smette di essere morale. La cosa meravigliosamente inquietante è che lo stile è quello di una commedia nera, quasi da sitcom malata. Stessa casa, stesso tavolo, stessi personaggi che entrano ed escono e ogni volta una discussione che cresce come una febbre. Sembra leggero e invece ti segna. E poi c'è il tema dell'ipocrisia progressista. Questi giovani idealisti parlano di uguaglianza, giustizia, apertura mentale e poi ammazzano chi non è d'accordo con loro. E non perché sia giusto, semplicemente perché si sentono giusti. È un colpo di frusta perfetto. Il film ti sbatte in faccia che la virtù senza autocritica è solo violenza con un buon vocabolario. Ma la cosa più moderna, più attuale, più devastante è un'altra. Il film non dice mai chi ha ragione, perché nel mondo reale avere ragione non basta e soprattutto non ti dà il permesso di seppellire nessuno sotto i pomodori. Una scena quasi perfetta ti chiede di scegliere da che parte stai e poi ti dimostra che entrambe le parti sono sbagliate. È il contrappasso ideale per un'epoca in cui ogni discussione è un processo alle intenzioni e ogni opinione diversa è una minaccia all'ordine cosmico. Una scena quasi perfetta è uno di quei film finiti troppo presto nel dimenticatoio. Fa ridere, fa pensare, ti mette addosso un'ansia cosmica che non sai se gestire col popcorn o con un gin tonic e ti lascia quella strana sensazione di aver visto qualcosa che, sì, aveva davvero capito i tempi in cui viviamo, 20 anni prima che arrivassero i social a peggiorare tutto. È cattivo, brillante, velenoso, lucidissimo. È il ritratto di 5 giovani idealisti degli anni 90 che però somigliano pericolosamente a noi, ai nostri amici, ai nostri feed social, alle nostre discussioni infinite su chi ha ragione. Perché quel fanatismo lì, quello travestito da buone intenzioni, non ha età, non ha ideologia e non smette mai di tornare. Se vi piacciono le commedie nere intelligenti, la satira politica che non guarda in faccia a nessuno e quei film che ridono mentre ti tolgono la sedia da sotto il sedere, questo è un piccolo cult da recuperare immediatamente e da digerire con calma, preferibilmente senza cena. E se non siete d'accordo con me, tranquilli, facciamo un bel brindisi. Voto 8,5 su 10.